Se quando cambi nota il tuo suono si rompe, non è colpa tua, è soltanto un dettaglio tecnico che forse non hai ben capito e oggi cerchiamo di risolverlo in questa pillola che parla di legato nel clarinetto. Cerchiamo di risolvere come sempre nel più breve tempo possibile. Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, benvenuto o benvenuta. Oggi risolviamo un problema che affligge tantissimi studenti di clarinetto. Il legato che non viene fluido. Ti faccio sentire la differenza fra un legato fluido e uno non fluido e andiamo a vedere un pochettino nel dettaglio che cosa succede e quali sono le differenze. E alla fine del video ti lascio anche una piccola frase musicale per esercitarti subito. Quando le dita e l'aria non lavorano insieme, succede questo. No, non ti preoccupare, un legato così è venuto a tutti qualche volta durante le sessioni di studio, ma la buona notizia è che si può risolvere stando attenti a 2 o 3 cosette che adesso ti vado a spiegare nel dettaglio. Ci sono dei piccoli sintomi che ci fanno capire che il legato non potrà mai venire bene. Uno di questi, il primo in assoluto, sono le dita rigide. E sì, perché quando io vado a suonare e ho le mie dita che non sono morbide e sono invece rigide, lo scalino che producono le dita viene prodotto anche nel suono. Quindi bisogna stare attenti. Ti faccio sentire subito la differenza, un piccolo pezzettino alla scala di Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do, con le dita rigide e con le dita morbide. Vediamo la differenza. Dita rigide, dita morbide, hai sentito che differenza? È una cosa che sembra piccola e insignificante, invece fa tanta differenza. Punto numero 2. Pensare agli incastri ruvidi. Che significa? Se io ho un salto di quinta, per esempio, io non devo pensare che, facciamo finta, Do e Sol stanno uno qua e l'altro qua, ma devo pensare che Do e Sol stanno uno di fianco all'altro. Ricordiamoci sempre che è importante questa cosa, che la codifica sul pentagramma è una codifica. I suoni sono sempre gli uni vicini agli altri. Importantissima sta cosa, eh? Quindi lo vedi in verticale, ma lo pensi in orizzontale. Terzo punto, molto importante, l'aria. E dici, Manuè, ma sempre di aria parli? Purtroppo sì, perché noi suoniamo uno strumento a fiato, quindi se l'aria non è in ordine, non è un fatto da poco. Quindi quando noi suoniamo, il nostro flusso di aria deve essere sempre ben costante. Adesso vediamo degli esercizi poi per sistemare anche questa cosa qui. Questi a mio avviso sono i 3 punti fondamentali per sistemare il legato. Ovviamente ci sono 1000 altri aspetti e 1000 altre cose che sono collegate al legato, ma che per motivi di brevità del video non posso starvi ad elencare tutti, però mi prometto che su questi punti andrò a fare una serie poi di pillole aggiuntive. Promesso. Come si migliora? Andiamo subito a mettere le mani in pasta, perché noi siamo gente d'azione, vero? Il primo esercizio che ti propongo è un semplice passaggio Sol-La, proprio più semplice di così non si potrebbe. Quando faccio questi 2 gradi congiunti, devo ricordarmi sempre che il fiato continua ad andare, sempre, e le mie dita fanno le note. A volte, quando si cambia nota, soprattutto nei primi mesi, primi anni di studio, si tende a spezzare la colonna dell'aria, e questo è un problema. Quindi, Sol, La, l'aria continua ad andare e io muovo le dita per cambiare nota. Ti presento un righetto di esercizio che io ti ho scritto, che troverai nella cartella dispense
alla sezione clarinetto ovviamente, che si chiama Esercizi per il legato. Ti ricordo che questo materiale è gratuito e lo puoi scaricare dal mio sito www.emanuelavitali.com/dispense. Se non ti va di digitare tutto, trovi il link in descrizione. Clicchi, puoi accedere all'area download del mio sito dove puoi scaricare tutte le dispense di anche altre pillole. E da lì puoi scaricare questo PDF che ti ricordo si chiama Esercizi per il legato. La prima parte dell'esercizio sui gradi congiunti a sola 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 sola, sono 2 quartine di semicrome, e poi solfa 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 solfa, 2 altre quartine con solfa solfa. Successivamente abbiamo ancora altre 2 battute che poi ti andrai a studiare in autonomia. Andiamo a vedere la prima battuta. Muovo le dita per fare solla 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 e solfa 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 solfa. Se sei in dubbio puoi esercitarti soltanto sul solla, non c'è nessun problema. Quindi andiamo a sentire come suona l'aria, senza suono, solo l'aria. Mi raccomando, non ci deve essere interruzione dell'aria quando cambio la nota, questa cosa ricordatevela sempre. A volte studiare muto solo con l'aria può risolvere il problema quasi in tempo zero. Adesso suoniamo. Faremo 2 quartine di sol la sol e 2 quartine di sol fa sol fa. Pronti? Vamos! Cosa ho fatto io qui? Ho continuato a soffiare, ho tenuto la mano bella raccolta vicino alle chiavi e non ho fatto troppi scalini con le dita, e soprattutto ho sentito il suono che ha continuato a essere fluido e andava avanti con la mia aria sempre costante. Esercizio numero 2, molto importante. Per prepararmi a questo esercizio utilizzerò un tubicino di gomma. Tu puoi usare anche una semplice cannuccia, quella che usi per bere le bibite, va benissimo lo stesso. Quando io soffio nella cannuccia, il mio fiato deve essere sempre fluido. Questo è un altro aspetto rispetto all'esercizio 1, no? L'esercizio 1 mi sono preoccupato soltanto di soffiare, invece in questo caso soffio dentro la cannuccia, che mi serve per dare direzione. Proviamo a sentire. Ancora una volta, inspiro. Anche questo esercizio viene spesso sottovalutato, dice vabbè, ma devo fare l'esercizio con la cannuccia. Invece questo è importante perché questo fa tanto la differenza. Se vuoi lavorare bene con l'aria, ti consiglio sempre di usare il cilindro. Il nostro caro amico cilindro, questo è veramente l'amico sincero, che viene fornito con 2 tubicini, uno più grosso e uno più sottile. Li puoi usare entrambi per esercitarti. In questo esercizio numero 2 il nostro focus sarà ancora una volta non solo sull'aria ma anche sulle dita, perché nella scala, quando vado a suonarla, devo veramente concentrarmi e guardare le mie dita. Per questo molti maestri dicono studiate davanti allo specchio. Io mi ricordo che quando studiavo il mio maestro mi diceva sempre davanti allo specchio, davanti allo specchio, davanti allo specchio. Io ero molto giovane e non capivo alle volte qual era il significato di questo specchio, però è importante perché effettivamente noi a volte, oltre ad assumere posture scorrette, facciamo delle cose di cui non ci rendiamo conto. Se invece suoniamo davanti allo specchio, posso garantire che molte cose vengono risolte soltanto per il semplice fatto di stare davanti allo specchio. Provare per credere. Qui nella scala, una volta un maestro mi disse devi camminare in punta di piedi sulla scala, che significa che non bisogna appesantire le dita. La scala deve essere leggera e fluida. Per questo esempio ho scelto una scala di Fa maggiore su 2 ottave, che anche troverai nel PDF degli esercizi. Ovviamente tu puoi esercitarti su tutte le scale che esistono, questo è un esempio che serve per semplificare. Poi la scala di Fa è una scala abbastanza semplice, ha soltanto il Si bemolle come alterazione costante, quindi andiamo a vedere un pochettino come muoverci. Mi raccomando, dita leggere e vicine alle chiavi. È importante sta cosa, ti ricordi il focus di questo esercizio, oltre che sul fiato, è soprattutto sulle dita. Andiamo a sentire come suona.
po' più veloce. Se le dita sono leggere, te ne accorgerai soprattutto dal suono. Per quello consiglio sempre di registrarsi, che è molto importante. Esercizio numero 3, andiamo a vedere come affrontare lo studio di una breve frase musicale. È una frase che va un po' su tutta l'estensione dello strumento, che ha anche dei salti. Ricordiamoci sempre che le note... Cosa abbiamo detto all'inizio di questa pillola? Che le note, anche se sono scritte una sopra l'altra, non sono una sopra l'altra, ma sono una di fianco all'altra. Ricordiamoci sta cosa perché è veramente importante. Mi raccomando, volutamente ho scritto una frase un po' sfidante. Questi sono esercizi che di solito faccio fare ai miei allievi. Ci sono tanti salti e ci sono tanti cambi di registro. È una frase semplice, vedendola così dici vabbè che ci vuole a suonare, però poi quando la va a suonare escono fuori delle cosette. Allora, andiamo a vedere un pochino come affrontare. Ricordiamoci che tutta una linea, vedi, ci sono 4 battute con un'unica legatura di frase. Ricordo che essere una linea curva che unisce più battute, più note e va a delimitare quello che appunto è la frase musicale. Nel mio manuale di teoria e solfeggio questa cosa dell'articolazione delle frasi è spiegata molto bene dal punto di vista teorico. Magari se vuoi fare anche un po' di esercizio su solfeggio cantato, che è una cosa bellissima, e solfeggio parlato e solfeggio ritmico, sicuramente male non fa. Andiamo a vedere come affrontare lo studio della frase. La guardo visivamente, comincio a vedere, ci sono pezzettini di scala, ci sono salti, eccetera, eccetera. Dopodiché, con un bel fiato iniziale, perché devo fare 4 battute, vado a suonare la frase. In questo caso il mio focus è, anche se le note sembrano lontane, penso che siano vicine. Un'altra cosa molto importante che spesso viene sottovalutata è che si suona sempre tutto forte. Noi dobbiamo incominciare a pensare che dentro una frase musicale esiste una linea energetica di questa frase e che la dinamica dell'inizio della frase, dove c'è poca energia e dove c'è poca tensione, è un po' diversa dal punto invece di maggior climax della frase. E quindi la mia dinamica si deve adattare a questa geometria della frase. Questa è una cosa molto importante di cui io parlo nello specifico in una video lezione dedicata allo studio di uno standard che troverete sul mio sito www.emanuelavitali.com/videolezioni, dove spiego esattamente come funziona questa cosa del fraseggio, che è una cosa molto importante perché la musica non sono le note suonate solo a tempo, è anche quello, ma è anche comprendo la frase, cerco di dargli una direzione e un significato, altrimenti sembriamo i robottini che stanno facendo le note a tempo, magari le fanno pure male. Invece noi siamo umani perché creiamo l'emozione dentro la frase. Come facciamo a creare l'emozione dentro la frase? Capendo come è stata fatta la frase e dandogli un significato musicale. Questo è molto importante. E ancora una volta, poi dite che dico sempre le stesse cose, però io ripeto, perché poi dicono ma sempre le stesse cose, dici no, mi raccomando, registratevi sempre. Oggigiorno anche i telefoni hanno dei buoni microfoni per potersi registrare decentemente. È importante sta cosa. Poi ci sono anche registratori diciamo più professionali, dove il risultato è molto migliore e dove non bisogna stare a impazzire a prendere la scheda audio, il programma per la registrazione, quello e l'altro e l'altro. Sono dei piccoli registratori, come per esempio Zoom fa dei registratori che sono la fine del mondo. Io li utilizzo veramente tantissimo. Magari se ti interessa dare una sbirciata a come è fatto, ti lascio anche di questo il link in descrizione. Quindi legato bello uguale formula matematica del legato bello. Legato bello uguale a aria continua più dita leggere più
qual è il terzo elemento? La pazienza. Pazienza e comprensione di quello che facciamo. Come dicevo ieri sera ad un mio allievo che faceva una lezione una tantum, a volte uno dice, vabbè, ma sono tante cose da imparare. Sì, va bene, sono tante cose da imparare. Ok, ma se tu impari anche una sola cosa a settimana, in un anno hai imparato un sacco di cose e diventi sempre più bravo. E i miei allievi sono la dimostrazione di questa cosa. Sono persone che si impegnano e imparano una cosetta nuova a settimana. È bellissimo vedere i loro occhi quando gli spiego una cosa nuova, no? Dice, magari c'è problemi sul legato di quel salto lì, no? Sia il sax che il clarinetto, ovviamente. E fai, prova a fare così, gli spieghi come funziona, poi lo fa, gli viene e rimangono così. C'è quei 3 secondi di stupore, dice, ma com'è possibile che sia risolto così in 2 secondi? Eh sì, perché a volte noi ci portiamo dietro il fardello della lettura non è a posto, e il suono non va bene, e l'intonazione non è in ordine, e la tecnica non va, e le scale non me le ricordo. Ci sono tante cose che poi ad un certo punto a volte purtroppo fanno smettere di suonare. Invece bisogna sempre mettersi nell'ottica, risolvo una cosa a settimana. Una cosa a settimana sono 4 cose al mese. E 4 cose al mese in un anno sono tante cose risolte. In 2 anni sono ancora il doppio delle cose risolte, quindi ne vale la pena. Io sono sicura che questa pillola potrà essere utile a molti di voi. Scrivimi nei commenti come la trovi, se gli esercizi funzionano o se ci sono altri argomenti che ti piacerebbe approfondire sul mondo del clarinetto. E se vuoi approfondire altri aspetti di tecnica strumentale del clarinetto, sul mio sito trovi alcune video lezioni che possono sicuramente esserti di aiuto. Da Legato e da Seriate è tutto e io vi do appuntamento alla prossima pillola di clarinetto. Ciao ciao!